Bene amici, oggi scopriamo insieme il Ranieri International Cayman 33.0 Executive, un battello con una lunghezza fuori tutto di 10,20 m e una larghezza di 3,55 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori che in questo caso vedono una coppia di Mercury V8 da 300 cavalli ognuno, ma la motorizzazione minima parte da una coppia di 250 cavalli fino ad arrivare a due da 400. Vediamo come all'interno delle plancette ci sia la scaletta di risalita speculare su entrambi i lati inserita a scomparsa, in questo modo il piano di calpestio è libero da ingombri e soprattutto abbiamo la doppia maniglia tinti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. La superficie in rivestimento sintetico consente di avere un ottimo grip, abbiamo fin da poppa le ampie mastre in vetroresina che ci danno tanta sicurezza e in più c'è questo tienti bene, di fatto una vera e propria battaiola che segue l'intero profilo della mastra in vetroresina, che consente quindi di avere una salda presa ed essere sempre costantemente in sicurezza con la galloccia a scomparsa inserita sulla mastra, mentre poco più avanti c'è la predisposizione per l'inserimento per i pali in carbonio per la tenda araba di poppa, in questo modo poter ombreggiare l'intero layout posteriore del battello. Guardate il pozzetto motore che consente il tilt completo senza nessun tipo di difficoltà, c'è anche questa striscia che permette quindi di muoversi agevolmente in tutta la porzione di poppa e, come vi dicevo, essendoci due scalette di risalita possiamo sfruttare entrambe le aree in maniera indipendente l'una dall'altra. Qui in basso c'è il tappo del waste per lo scarico delle acque nere del VC, mentre sulla sinistra c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. Entriamo quindi a bordo, come vedete non ci sono ostacoli, è tutto su un unico piano, quindi non c'è nessun problema di accesso, possiamo muoverci agevolmente. Guardate l'altezza della mastra in vetroresina che arriva a metà della mia coscia, che resta costante fino a centro scafo, quindi come vi dicevo anche le persone più inesperte possono muoversi agevolmente a bordo. E soprattutto guardate che pozzetto ampissimo con divanetto di poppa, divanetto che ha lo schienale che può essere ribaltato verso prua, in questo modo si può creare un'area living di poppa con vista motori quando siamo alla fonda, davvero niente male. In più al di sotto del cuscino c'è il gavone tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina e tantissimo spazio per lo stivaggio, in questo modo possiamo riporre all'interno tutti gli oggetti più ingombranti e lasciare il piano di calpestio libero da ingombri, come vedete. Oltretutto c'è la possibilità di installare un tavolo con base fissa per creare una dinette di poppa e in aggiunta alle poltrone monoposto ribaltabili presenti all'interno delle mastre in vetroresina possiamo avere fino a 5 posti a sedere e tantissima comodità a bordo. In più su richiesta è possibile anche avere la prolunga del divano di poppa tramite un sistema di panche a ribalta, possiamo raddoppiare di fatto la sua estensione e quindi avere un unico grande prendisole posteriore. Il blocco seduta è in vetroresina e vede alle spalle la cucina esterna, cucina con doppio portello, guardate, accessibile tranquillamente tramite attuatore, con piano cottura a induzione, superficie di appoggio e lavello sulla sinistra con doppio portabicchiere centrale, mentre in basso c'è il frigorifero a carrello, mentre sulla sinistra c'è un comodissimo vano portaoggetti, guardate qui quanto è ampio, che consente anche di ispezionare il motore del frigorifero ed effettuare tutte le operazioni di rimessaggio ordinario e straordinario. In più vediamo centralmente i supporti per il fly top installato in questo allestimento davvero generosissimo, che consente di ombreggiare tutta la zona centrale del battello e con l'aggiunta della tenda araba con doppio palo in carbonio per ombreggiare tutta la zona posteriore. In alto non mancano i tower forniti da Hertz che assicurano un sound davvero incredibile, che fanno il paio anche con il doppio speaker installato su ogni murata, mentre qui abbiamo la doppia maniglia su entrambi i lati per avere maggior sicurezza e, come vi dicevo, c'è sempre un solido appiglio in qualsiasi punto del battello, riusciamo a muoverci in costante sicurezza perché abbiamo anche qui i montanti laterali del fly top. C'è anche la galloccia per l'ormeggio posizionata su ogni mastra e arriviamo quindi nella postazione di guida totalmente personalizzabile secondo le preferenze di ogni utente, perché qui abbiamo 3 bolster indipendenti con schienale fisso, in questo modo ognuno può scegliere la posizione che più preferisce, se in modalità seduta tradizionale oppure un comodo poggiareni. Io mi pongo quindi al timone, vedo che è centrale davanti a me, ben raggiungibile, c'è la doppia manetta di potenza sul lato di dritta, il controller dell'elica di prua, qui doppio portabicchieri su entrambi i lati e guardate qui la doppia plancia con display Simrad NSX ultra wide che consente di avere una completa personalizzazione
perché possiamo avere qualsiasi informazione sia per quanto riguarda la motorizzazione che per la navigazione. Possiamo avere anche il controllo delle utenze di bordo, perché come vedete c'è la possibilità di accendere tutte le luci a LED elegantissime che permettono anche di navigare di notte e vivere pienamente il battello in qualsiasi ora. I principali interruttori on-off sono disposti su un unico livello qui davanti a noi, mentre sulla sinistra c'è il comodissimo caricatore wireless per gli smartphone e soprattutto consente di avere sotto controllo lo smartphone senza distrarci durante la guida. Sul lato di destra c'è l'HMR50 fornito da Hertz, HMR50 anche con uscita video perché c'è la telecamera installata al di sotto del musone dell'ancora, ma lo vedremo tra un attimo. E a proposito dell'ancora, qui è installato il contacatena. Non manca il VHF in basso e guardate qui la visibilità. Noi attualmente siamo al pontile con un'onda al traverso, però guardate qui piena visibilità praticamente a 360 gradi perché il parabrezza è inclinato ma consente di essere riparati fino all'altezza degli occhi, quindi ottima protezione dal vento e soprattutto la doppia plancia consente di avere sotto controllo tutte le indicazioni di bordo e volendo posso anche puntare i piedi sul gradino strutturale in basso per aumentare il mio campo visivo e quindi avere un controllo totale durante la navigazione e durante le fasi di ormeggio. Ci spostiamo verso prua, lì abbiamo la bussola installata sulla cabina e guardate qui la maniglia ottenuta dal profilo del parabrezza, maniglia Tintibene che ci consente di avere una salda presa durante il movimento a bordo, quindi poterci muovere anche durante la navigazione veloce con mare formato, mentre in basso c'è un leggerissimo gradino per dare maggior spazio all'interno della cabina e guardate qui l'ampiezza del passavanti che ci consente quindi un movimento agevole senza nessun tipo di problema a bordo. Da centroscafo c'è anche il tubolare che ci dà supporto perché guardate arriva a metà della mia gamba, in questo modo siamo sempre ben riparati a bordo e arriviamo quindi nell'area anteriore. Area anteriore totalmente rivestita di cuscini, guardate qui una vera e propria piattaforma dove potersi rilassare a bordo, ci sono anche le cinghie per bloccare i cuscini durante la navigazione più veloce, mentre ci sono ben 5 maniglie Tintibene qui installate sul tubolare ovviamente in neoprene orca, quindi massimo della qualità, mentre anteriormente al cassero c'è questa poltrona biposto con schienale fisso e anche poggiatesta centrale davvero molto comoda ed ergonomica, con doppio portabicchieri laterali e ulteriore maniglia Tintibene per potersi reggere durante la navigazione. In più guardate la seduta ha diverse inclinazioni, in questo modo ogni utente può scegliere la posizione che più preferisce, oltre a poter sfruttare l'immenso prendisole, perché guardate qui, contate i passi insieme a me, c'è tantissimo spazio, oltretutto al di sotto del cuscino anteriore c'è il verricello nascosto alla vista perché l'ancora è incassata nell'occhio di cubia, ma possiamo tranquillamente monitorarla dalla postazione di comando grazie alla telecamera. In questo modo, come vi dicevo, una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio, quindi ottimo anche in ottica noleggio perché un solo skipper può tranquillamente manovrare in qualsiasi condizione. All'interno del musone in vetroresina c'è il doppio altoparlante Hertz per assicurare il sound in tutta l'area di prua. Musone in vetroresina, guardate, totalmente privo di ostacoli. In questo modo è semplicissimo salire e scendere in caso di ormeggio di prua perché guardate, grazie al rivestimento sintetico abbiamo pieno grip ed è semplicissimo salire e scendere, con anche in questo caso la doppia galloccia posizionata in modo tale da evitare di far sfregare le cime sul tubolare, e ce ne sono anche altre due in basso per le linee di ormeggio dedicate posizionate ai lati dell'ancora. Ci spostiamo verso poppa, guardate qui, vi mostro il doppio passo avanti, come vi dicevo è semplicissimo muoverci a bordo, guardate anche la generosità del fly top che ci permette di essere ben protetti quando siamo alla guida, ed entriamo all'interno in cabina. L'ingresso in cabina avviene con porta a scorrimento sul lato di sinistra della postazione di comando. Vediamo che entrando ci sono 4 gradini per ridurre il dislivello. Subito vi mostro sulla sinistra il quadro di impianto elettrico perché abbiamo una card che consente quindi l'accensione di tutto l'impianto elettrico. In questo modo ogni armatore ha la propria tessera, proprio come se fossimo in albergo. Entriamo quindi all'interno, vediamo che c'è questo primo disimpegno centrale con mobiletto sulla sinistra dove riporre tutti gli oggetti e l'abbigliamento, mentre a prua c'è l'ampia cabina matrimoniale per 2 persone con porzione centrale che può essere rimossa per avere maggior superficie di movimento. Non manca l'oblò posizionato al di sotto della seduta sul prendisole per assicurare un pieno ricircolo dell'aria, perché in questo modo abbiamo l'ingresso dell'aria frontale che fa il paio anche con il doppio oblò laterale con un ottimo ricircolo dell'aria. E guardate anche qui l'illuminazione interna, ma soprattutto
vi mostro l'altezza perché io riesco a stare completamente in piedi, quindi riesco a muovermi senza nessun tipo di difficoltà. Poi si va ad abbassare per dare spazio al prendisole di prua, ma quando sono seduto ho ancora spazio pienamente vivibile, pienamente sfruttabile, quindi posso letteralmente dormire e rilassarmi in questa cabina. E a proposito di cabina, vi mostro la presenza della cabina ospiti al di sotto del piano di calpestio, è posizionato alle spalle dei gradini, c'è l'aria condizionata come indicata dalle bocchette laterali per assicurare il ricircolo dell'aria anche con cabina chiusa, mentre in cabina separata c'è il bagno posizionato sul lato di dritta. Entrando vediamo che c'è il lavello posto lungo la murata con il WC verso poppa, c'è la possibilità di estrarre il soffione per poter effettuare la doccia e guardate qui la superficie calpestabile che su un battello di 33 piedi aiuta tanto, oltre all'altezza, perché io riesco a stare totalmente in piedi, ho soltanto la testa leggermente abbassata, ma quando sono seduto riesco a vivere il bagno, posso anche chiudere la porta e quindi avere completa privacy con anche l'oblò ad assicurare il ricircolo dell'aria. Quindi un battello adatto a una famiglia di 4 persone con 2 adulti e 2 bambini, ma soprattutto pienamente sfruttabile in ottica uscite quotidiane e perché no anche per crociere per una famiglia. E quindi cari amici, questo è il Raniere International Cayman 33.0 Executive. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team!